99.76% pure. Individual responsibility. E la raccolta porta a porta è l'unico sistema per arrivare, come vedete, al 99,76% di purezza della cittadina di Hernani. Il porta a porta consente di avere del materiale puro e non inquinarlo con altri prodotti. In San Francisco, they know that most of the organic waste which is going to go to their composting facility is going to come from restaurants and hotels. So they've made it 25% cheaper to put out clean organic waste as opposed to mixed waste. In San Francisco ci sono molti hotel e ristoranti, ovviamente si è pensato di intercettare prima. Per intercettare hanno pensato di fare uno sconto del 25% sulla tariffa affinché i ristoranti e gli alberghi dessero dell'organico puro e non della immondizia miscelata. And the municipality sends around workers to teach the kitchen staff just what should go into the green container. Chiaramente diciamo, si è investito sulla cultura, si sono addestrati gli operatori che separano l'organico all'interno dei ristoranti per fare in modo che questo venisse poi sedimentato all'interno delle persone. So for zero waste, a very important section of the hotels, the restaurants and the restaurant workers, we have to put them into connection with the farmers. This is, we start with the restaurants, we end with the farmers. E Zero Waste ha una sezione molto importante all'interno della nostra idea, che è quella della separazione all'interno dei ristoranti e della connessione tra ristoranti e hotel e gli agricoltori. Questo è un impianto. And you see, here is a centralized composting facility for San Francisco. It's surrounded by farming. Questo è un impianto di compostaggio centralizzato di San Francisco e chiaramente è contornato da fattorie. And the farmers are using the compost to grow fruit and vegetables which go back to San Francisco. So this is the circular economy, right? You've got the organic waste being produced in the restaurant. It goes to the farmers who compost it, and then the products go back in this. Questo è l'esempio di economia circolare. A San Francisco gli agricoltori utilizzano il compost di quell'impianto, quindi utilizzando questo compost producono ortaggi e gli ortaggi ritornano a San Francisco. Diventerà dall'altra volta dello scarto organico e ritornerà all'impianto di compost, e questo è il principio della economia circolare. I keep coming back to Italy because of the Vino Rosso. And therefore I'm very happy that 200 vineyards in California are using the compost from San Francisco. Io torno spesso in Italia perché mi piace molto il vino rosso, ma a proposito di vino, oltre 200 vignaioli usano il compost. And why this is important is that compost holds on to water, and it's very hot where they grow grapes in California, very hot. So there's enough water in the compost to nurture the roots. È molto importante il compostaggio per le viti. Non so quanti di voi hanno già usato il compost, ma il compost è un prodotto estremamente grasso, è un prodotto che difficilmente perde l'umidità, anzi non la perde proprio, e quindi è importantissimo metterlo vicino alle piante perché dà la possibilità di crescere più salutare. Step 4 is recycling. I suspect you know a lot about recycling, so I'll show you a few pictures. Here's the the recycling facility in San Francisco. It's on the pier there. Queste sono delle strutture che intercettano il riciclo all'interno del porto di San Francisco. And here is the separation lines, and here some more separation lines. Questo l'abbiamo anche in Campania, ci sono impianti qua vicino a Chigignano, che sono gli impianti che separano all'interno della loro, la chiama facility, è una fabbrica praticamente, dove le persone separano manualmente, ci sono lettori ottici che fanno il vaglio dei vari tipi di prodotti per differenziarli all'interno, perché avete visto a San Francisco non si fa per frazioni differenziate, si fa il multimateriale, e questa è la centrale che consente di separare plastica, carta, vetro, alluminio, acciaio, eccetera, eccetera. Now, there's a very interesting thing that's happened with the economics here. The company, it's called Recology,
La compagnia si chiama Riecologia. Has the contract to pick up the 3 containers. Ha un contratto? Has a contract with the city Ah, sì. to pick up the 3 containers. Ha il contratto con San Francisco per ritirare 3 bidoni. They own the composting facility and they own the recycling facility. Quindi fa le fabbriche sia di compost che di riciclaggio. But they don't own the landfill. Per evitare la discarica. They have no incentive to make waste. Non c'è nessun incentivo a produrre. But they have a big incentive to recover compost, recover recyclables. C'è un grosso incentivo chiaramente a recuperare risorse e a recuperare compost. This is a big change. In the past, we've got used to waste companies. Waste companies make money out of waste. They make money out of landfills. They make money out of incinerators. No, il discorso è chiarissimo, cioè se non ci sono discariche e inceneritori, ma c'è l'incentivo da parte delle fabbriche a produrre quanto più materiale riciclato possibile. But we want these new companies, resource companies, to make money out of recovering resources. Chiaramente con questo sistema non si fanno soldi per andare a smaltire o a bruciare, ma si fanno soldi per recuperare risorse. And one last thing about this company, it is owned by the workers who pick up the material, the workers who compost, the workers that recycle. They own the company. La Reecologia è una società cooperativa, come diciamo in Italia, dove gli stessi operai sono proprietari, quindi chiaramente gli stessi proprietari prendono le materie, fanno il compost e sono parte del sistema produttivo. Not the mafia. Okay. Step 5, reuse and repair. And it looks like this in Berkeley, California, a big warehouse called Urban Ore Eco Park. Questo è un grande centro di riciclo che si chiama Miniera Urbana, Parco Ecologico. It's been running for over 30 years. It grosses $3 million a year, and most of that money goes into 37 full-time workers. Questa compagnia lavora da 30 anni, fattura oltre 3 milioni per anno di dollari e ha 37 operai full-time pagati bene. And it looks like a second-hand shopping mall. Shopping mall for second-hand. Sembra un mall, tipo quelli che abbiamo a Marcianise, no? Un grande supermercato della seconda mano. This jacket was from a reuse operation. Questa giacca è del riuso. €5. 5 euro. This tie, €3. Questa cravatta 3 euro. This belt, €2. Questa cintura 2 euro. My wife gets most of her clothes from the reuse center. Mia moglie è una grande consumatrice. But the most valuable items that come through are building materials. E poi c'è un'altra sezione di questo Urban Miniera Urbana che è i materiali da costruzione. Doors, windows, etc. Porte, finestre. Yeah. And in Vermont, over the other side of the country, they are taking unemployed people from the street and teaching them how to repair large appliances, small appliances, electrical goods, and computers. E in un altro paese, Vermont, sempre una compagnia Resource, ha preso dalla strada delle persone che non avevano lavoro, le ha insegnato come riparare lavatrici, frigoriferi, piccoli elettrodomestici, computer e altre cose. People need jobs. People need respect. Le persone hanno bisogno di lavoro e di rispetto. And this is linked to another company that's deconstructing old buildings, more jobs. E questa compagnia ha anche la sezione di decostruzione delle case. And the materials are used in new buildings. E le materie che vengono decostruite vengono riportate all'interno dello shop. And some of the wood is so beautiful that it's being used to make furniture. E se ci sono dei materiali che non possono essere riutilizzati o comunque possono essere utilizzati per costruire del nuovo senza consumare risorse. More jobs. Ancora lavoro.
making the furniture, selling the furniture. And in Capaneri, just to show that Italy can do this too, in Capaneri they've got a truck that goes around town and picks up furniture, appliances, everything. E a Capaneri hanno questo furgone che, anche se è vecchio, va in giro per andare a prendere i materiali ingombranti da portare al centro di riciclo. And they have a large warehouse where they clean and repair this furniture and even build new furniture out of wood. Anche con i pezzi inutilizzati, il laboratorio di riciclo e di riuso può addirittura produrre dei mobili nuovi con i pezzi che sono stati gettati via. Again, jobs. Lavoro, sempre lavoro. More jobs. Sempre lavoro, anche riparo di biciclette. And certain materials, they're finding a lot of leather and textiles in the waste, and people are making various things like bags and purses out of this material. Quando si trovano dei pezzi di pelle o di altri materiali che di solito vengono buttati via dai laboratori come quello, nonostante non siano valutati, però si possono fare tante altre piccole cose. C'è un laboratorio all'interno di Capaneri che rifà delle cose nuove da questi materiali. And then they have a place where they can sell all these products to the public. E questa è la showroom del centro di riciclo, dove ci sono tantissime cose, vedete, porcellane, lettiere, divani, schemi di computer, bicchieri, c'è di tutto. È tutto materiale utile che evita la produzione di altri materiali. And they're making money out of this. E questo chiaramente procura denaro. Now in Gottenburg, Sweden, they've gone one step further. They've designed a reuse park designed to attract families. Questa è Gothenburg, in Svezia c'è addirittura un parco, i nostri acquapark. When you go in, there's a band playing. When you walk, quando si entra c'è un'orchestrina che vi accoglie. When you walk around, there are clowns to entertain the children. Quando andate in giro ci sono dei clown che intrattengono i bambini. When you go to the toilet, it's an art gallery. Quando andate nel gabinetto fate, oddio, una galleria d'arte, tutti quadri. And they lay on rock concerts for teenagers. E ci sono anche dei concerti rock per i teenagers. And the entrance to these rock concerts are 20 PET plastic bottles. E per entrare bisogna pagare il biglietto di 20 bottiglie di polietilene in plastica, non money. But my favorite is this. This is the famous separating dog. This dog can separate multi-materiali into 6 different categories. Questo è il mio preferito, è un cane svedese che è capace di separare l'indifferenziato in 6 diverse frazioni di materiale. If a dog can separate into 6 categories, surely we can get human beings to separate into 3. Se un cane è capace di separare in 6 parti, potremmo anche noi fare qualcosa di simile. Anyway, there are the first 5 steps. The first 5 steps. Questi sono i primi 5 passi. How much are we getting? How much raccolta differenziata are we getting? Quant'è la vostra percentuale di raccolta differenziata? In San Francisco, 70. In San Francisco, a population of 850,000. They're getting 80 raccolta differenziata. A San Francisco 850.000 persone raggiungono l'80% di raccolta differenziata. In Italy, we have over 1,000 communities which are over 70, 300 over 80, and some even over 90%. In Italia abbiamo più di 1000 comunità che vanno oltre il 70%, oltre 300, oltre l'80%, scusate il bisticcio di parole, e qualcuno oltre il 90%. And very quickly, within a couple of years. Ma noi abbiamo una grossa velocità nel raggiungere queste percentuali. Now, Capaneri became the first community to actually declare a zero waste strategy in 2006. Capaneri è stata la prima comunità a dichiarare rifiuti zero nel 2006. Here we are celebrating with Vino Rosso. E abbiamo celebrato con Vino Rosso. And Giorgio and Rossano. Rossano Ercolini e Giorgio, il sindaco di Capaneri. Now we're up to 300 communities declared zero waste. Nel 2017 300 comunità in Italia hanno dichiarato di aderire a Zero Waste.
I was in Sicily last May, and I was delighted to find that some small communities there are doing extremely well. In Sicilia ci sono molte comunità che lavorano molto bene, piccole comunità che vanno, vedete, oltre l'80 e qualcuno oltre il 90%. But not all. The big cities like Palermo only 12%. Le città grandi sono il problema, perché Palermo e Catania invece hanno delle percentuali molto basse. But this is the one I think you'll really enjoy. Questo è veramente molto divertente. Hurry me on. 0%. The Godfather, 0%. Okay, step 6, economic incentives. This is called the save as you throw system. In this system, after you've paid your waste tax, there's no surcharge for the organics. There's no surcharge for the recyclables. But for the residual fractions, the less you make, the more you save. Questo è un sistema incentivante verso il cittadino. Non si ha un sovraccarico di denaro per conferire il multimateriale o fare il compostaggio, si ha un super prezzo solamente quando si produce dell'indifferenziato. Meno rifiuti fai, meno paghi. Each household has a reusable bag for the residual fraction with a microchip in it. You only pay when you put the bag out. So you can pay once a week, but if you're clever, you only pay once every 2 weeks. Even better, once every 3 weeks or once every 4 weeks. So it allows the household to save money on the residual fraction. Questa è una scelta ulteriore. A Capanno usano un sacchetto con un microchip dove praticamente tu puoi scegliere quando conferire. Solo nel momento in cui conferisci paghi, quindi hai la possibilità di decidere quante volte in un anno vuoi lasciare il sacchetto, quali quantità. So I don't want to frustrate you. All I'm doing is to show you what has been done in other places. We need good ideas, creativity. We particularly need creativity to solve this problem. So the next step is waste reduction initiative. In Ireland, the government put a 15-cent tax on plastic shopping bags from shopping malls. And in 1 year, they reduced the use of those bags by 92%. In Italy, there's stores called Efficorta, in Prato, in Ferrara, in Milan. And when you go in, there are 60 taps so that you can refill your own bottles, reusare, round and round and round. Detergents. Allora, nel nord Italia, partendo da Capanno, sono nati questi negozi che si chiamano F-Corte, una catena, sono presenti in alcuni paesi del nord, e la cosa interessante, ci sono 60 rubinetti. Da questi rubinetti si può utilizzare un contenitore che non viene più buttato via, ma riciclato, per approvvigionarsi di quello che adesso vi spiega. So, detergents, shampoo, latte, acqua, biere, miele, and beer, and olive oil are my favorite. È il mio preferito, il vino rosso. So I go to this store quite frequently. I get the glass. I go to the first one. Posso provare il primo, posso provare il secondo, posso provare il terzo, però non ce la faccio. My favorite place in the whole of Italy. Now, remember, Rossano is a primary school teacher. He's taken all the plastics out of the cafeteria, so the kids eat off glass, ceramics, and stainless steel. Rossano è un buon maestro, perché Rossano Ercolini, fra le altre cose, è maestro di una scuola elementare. Ovviamente nella scuola ha promosso l'utilizzo solamente di materiale che non deve essere poi usa e getta, quindi posate, piatti di ceramica, bicchieri, crocche e tovagliette riutilizzabili. Zero waste babies. Reusare, pannolini, reusare.
zero waste, i bambini utilizzano pannolini come facevamo una volta, c'è qualcuno se lo ricordano, i pannolini da babbo. Now here in Campania, there is a Zero Waste Hotel Association. È molto importante una branca di Zero Waste Hotel Associazione. And Antonino is the leader of this, and I pinched some of his slides. Antonino Esposito, che è il leader di questa sezione, ci ha dato queste slide. He showed how a hotel that was getting 60% of content differentiator in 2 years went to 95% zero waste. In soli 2 anni ha portato questo hotel dal 60% no zero waste al 95% in soli 2 anni. And he also shows that this saved a lot of money. E chiaramente ha fatto una richiesta al comune per poter risparmiare e quindi è sceso da 35.000 a 26.000 la tassa sui rifiuti. Now I'm sure you've heard of 0 kilometers. We have zero waste and we have 0 kilometers. Adesso vi fa vedere un breakfast a chilometri, molti chilometri e 0 chilometri. So, 0 chilometri. Antonino and his team worked out all the kilometers for the production and delivery of the typical breakfast in a hotel. Parliamo chiaramente di hotel di una certa dimensione, una certa struttura. Guardate qui le distanze in chilometri, questo è uno studio che ha fatto Antonino, percorse da ogni prodotto, frutta 8900, latte 400, burro 200, marmellata 400, cioè molti chilometri, non solo rifiuti, chilometri, molti chilometri. Il totale 10.540 chilometri. Look how they got it down. Now, they got it down to 458 kilometers. Qui invece abbiamo solamente 456 chilometri e posso andare avanti? Can I explain? Yeah, go. Okay. E quindi la particolarità per la riduzione del rifiuto hanno evitato i prodotti chiaramente di saponcini, zucchero nelle bustine. Qui hanno trovato tutta una serie di sistemi, il bicchiere oppure la bottiglietta che viene data in dotazione al turista quando arriva, una buona spiegazione, una buona informazione e poi marmellate, tovaglioli di stoffa, dispenser di zucchero, acqua, bicchiere vetro. Tutto questo ha prodotto una riduzione di rifiuti e una riduzione dei chilometri percorsi per approvvigionare una semplice colazione mattutina. And they also, the Hotel Zero Waste Hotel Association in Campania is putting out comics for the guests, explaining what zero waste is. Questa associazione ha prodotto anche dei fumetti che vengono dati in omaggio ai turisti che arrivano per i bambini per spiegare la strategia zero waste. I never thought that I was going to end up in a comic. Is it you? Yeah, that's meant to be. Hanno copiato Connett e l'hanno messo lì a fare il cartone animato. Anyway, seriously, going beyond 80%. We know that small communities and large cities can get 80%, but how do we go beyond 80%? Come si fa ad andare oltre l'80%? Perché ci sono molte comunità che sono vicine, ma bisogna andare oltre e adesso lui prova a pensare come fare. And that brings us to step 8, which is in 2 parts, 8A and 8B. C'è una doppia strategia, 8A e 8B, come andare oltre l'80%. 8A is a separation facility for the residual fraction. La prima strategia è quella di una fabbrica, facilities, dove si fa la separazione di quello che è il residuo che rimane dalla raccolta differenziata. And just to give you an overview, the residual fraction is separated here, and the dirty organic fraction is composted here, cured here, and then goes to the landfill over here. In questa prima parte viene fatta la separazione della materia residua solida, dopodiché viene avviata la seconda parte del capannone dove queste materie poi invece vengono compostate, che si cerca di fare in modo che quanto meno possibile arrivi alla discarica, perché sta là dietro. So it's an important principle here. This is instead of an incinerator. After you've reused, recycled, done everything, you've got the residual fraction.
The incinerator attempts to make the residual fraction disappear. Disappear. We don't have to see it. Whereas the residual screening facility, separation facility, is to make the residual fraction molto visibile. These are our mistakes. This is bad design. È la storia praticamente dei nostri CDR, che erano nati per fare questo. La parte residua è molto visibile, non c'è un grande problema a separarla, e questa è la truffa degli inceneritori, cioè quella di tritovagliare il prodotto e mandarlo o nella discarica o negli inceneritori. Invece no, è facile, i nostri stili, i nostri CDR erano stati pensati per fare quel tipo di lavoro. So every community in this region would do everything they could locally, reuse, recycle, compost, etc. And they would only be paying, essentially, for the residual fraction, which would be sent somewhere in the Naples, in Campania. Okay, probably one facility, maybe two. Anyway, this is what it looks like in Nova Scotia. You notice that the road only goes to the separation facility. The road does not go to the landfill. Nothing can go directly into the landfill. This is your first defense against the mafia. La prima difesa contro la mafia è questa, quella di opporsi a fare in modo che i prodotti che possano andare a finire nell'acqua o nel bosco o nella discarica stessa ci vadano liberamente. Invece no, devono essere intercettati, e questo è il motivo per cui la fabbrica sta prima, perché devono passare per forza di lì, altrimenti non possono andare ad essere depositati nella discarica e quindi non possono contaminare. So the bags come in, they are carefully opened with this machine, the materials go onto conveyor belts, and paid workers, well-protected workers, pull out more recyclables and more toxics, household toxics, paint, etc. Quindi c'è un lavoro all'interno della fabbrica che si aprono le buste e poi vengono separati materia organica sporca, materiali tossici, sono protetti gli operai ovviamente, e i più riciclabili che vengono asportati prima. And the dirty organic fraction is not touched, that remains on the conveyor belt, goes all the way to the end of the conveyor belt. The workers are not touching it. La frazione organica sporca non viene toccata, non viene mai toccata, resta sul nastro convogliatore e viene portata automaticamente a fine del percorso, quindi nelle vasche di compostaggio. That goes to a shredder, and the material is shredded, put into troughs, is turned daily with this machine, and is composted in the troughs for about 18 days. E quindi il materiale arriva tutti i giorni, viene separato e tutti i giorni si lavora in questa maniera, poi alla fine questo qui invece resta lì per 18 giorni? 18 giorni. Now, this compost is not designed to sell because it's dirty. It's designed to stabilize the material above ground before it does damage underground. Ovviamente compost è un termine spurio che usiamo per questo materiale, perché questo materiale non è un materiale pulito e sporco, non è organico e quindi chiaramente viene utilizzato una volta stabilizzato per fare dei viadotti piuttosto che per riempire le cave, piuttosto che per utilizzarlo per lavori edili stradali. So here's the landfill which is going to take that material. Questa è una discarica proprio per questo tipo di materiale biostabilizzato. Now step 8B is to introduce into this facility a zero waste research center which is going to study the non-recyclable materials. Ed è importante proprio studiare queste materie, questi materiali che vengono prodotti dall'industria. C'è bisogno di centri di ricerca per evitare i prodotti non riciclabili. Bisogna sempre più studiare. We want our professori and our studenti who are studying sustainability. Noi abbiamo bisogno di studenti e professori che studino per la sostenibilità.